Reinhold Messner, 70 anni Reinhold Messner, auguri ma anche complimenti per l'ottima forma fisica. Grazie. Come è cambiato l'alpinismo in questi ultimi 60 anni da quando lei ha iniziato ad andare in montagna? L'alpinismo è cambiato specialmente negli ultimi 30 anni perché è diventato parzialmente sport. Pensiamo all'indoor, vanno nelle palestre a fare roccia sulla plastica. Bellissimo sport, però non ha niente da fare con l'alpinismo. E dall'altra parte vediamo che il turismo ha raggiunto la cima dell'Everest. Le cime più alte del mondo vengono preparate da Sherpa affinché su una specie di via ferrata poi grandi gruppi di clienti, turisti possono salire. L'alpinismo tradizionale è rimasto un'attività marginale che viene fatto da pochi alpinisti che sono molto molto bravi perché si allenano molto meglio di noi, hanno equipaggiamento migliore di noi e fanno delle cose incredibili, però sono molto pochi. Anche nelle Alpi, il Monte Bianco, il Cervino vengono preparati per gruppi grandi, per masse di turisti e così abbiamo una divisione chiara fra sport, turismo e un pochettino di alpinismo. Si sente fortunato di essere stato giovane quando ancora c'erano cime inviolate, quando ancora esistevano le vere avventure? Il mio alpinismo, devo dirlo apertamente, è fallito, non c'è più. Forse Bonatti è stato l'ultimo alpinista puramente tradizionale, poi la nostra generazione aveva la possibilità di portare questo alpinismo anche sulle cime, sulle vette più alte, però oggi questo alpinismo non viene più seguito dai giovani. Anche per me in realtà non era più possibile scalare cime inviolate perché la maggior parte delle cime erano scalate. Quando ho iniziato a fare gli 8000 metri per esempio erano tutti scalati. La mia generazione aveva la possibilità di fare le vie difficili, vie nuove, trovare uno stile molto leggero, stile alpino, avvicinarsi a dei posti nel mondo ancora totalmente selvaggi dove non c'era il GPS, il telefonino o altro aiuto in caso di emergenza. Si poteva ancora fare avventure uscendo dalla civilizzazione, però generalmente penso che noi eravamo molto fortunati, nati dopo la guerra, in un periodo molto povero, però un periodo con grande speranza. Oggi un giovane di 10, 15, 20 anni trova un mondo chiuso, un mondo sovraffollato, un mondo dove è molto difficile non soltanto trovare lavoro, ma anche trovare la possibilità di esprimersi, di fare qualcosa di eccezionale. Lei una volta ha detto di avere 7 vite, siamo già arrivati alla 7ª vita? Sto finendo la 6ª vita, in realtà se conto bene la vita come rocciatore, come alpinista di alta quota, come avventuriero nei deserti, politico nel Parlamento europeo, studioso sullo Yeti, sulle montagne sacre. Adesso col lavoro culturale dei musei, che finisco spero alla fine di quest'anno, ho finito la 6ª vita e sono libero per una 7ª, mi sento bene, sono sano, posso ancora fare qualche scalata nelle Dolomiti, qualche 6000, ma non mi vanto di essere ancora un alpinista di alto livello, non lo voglio neanche essere e vorrei anche fare una 7ª vita il raccontatore, come lo faccio oggi anche qui nel museo che racconto vicino al fuoco le mie esperienze e lo vorrei fare attraverso il cinema per far vedere che conosco anche questa forma di raccontare esperienze, emozioni trovate da qualche parte nelle montagne del mondo. In occasione del suo 50° compleanno aveva detto: il mio giorno più bello deve ancora venire. Nel frattempo è arrivato? Non è ancora arrivato, io spero ancora che anche nei prossimi 10 anni rimango sano e salvo, rimango abbastanza chiaro nella testa, questo forse è la cosa più importante nella mia età, e ritengo ancora che la vita felice non ci viene regalata, succede mentre facciamo quello
che siamo noi, quando ci esprimiamo esattamente come siamo, in quel momento non ci accorgiamo che siamo felici, perché la felicità è un caso che viene conquistato col coraggio di vivere direttamente la propria vita, i propri sogni. Di cosa ha paura Reinhold Messner? Non c'è più questa paura che una volta c'era prima di una spedizione molto difficile, una scalata estremamente difficile, o anche la paura di perdere per esempio una battaglia come qua a Castelfiammiano. Per fortuna sono riuscito a realizzare questo progetto e avendolo realizzato contro tanti ostacoli mi dava ancora una volta tanta energia e anche un bel po' di felicità. Per cosa vuole essere ricordato Reinhold Messner un giorno? Noi siamo ricordati finché c'è qualcuno che pensa a noi, saranno i figli, forse i nipoti più tardi. Non è importante essere ricordati, è importante avere vissuto una vita molto chiara. Io ho vissuto una vita con pochi compromessi e questo mi ha dato forse anche questa capacità di raggiungere non tutte le mete, ma almeno qualcheduna. Grazie e ancora auguri.